tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per il progetto che avete visto in anteprima, oggi ho scelto il bouclé della Tessiland nella colorazione grigio argento e bianco argento. Sono gomitoli da 100 grammi per 350 metri di lunghezza ed è composto dal 19% lana, 45% acrilico, 14% poliammide, 13% poliestere e 9% lamè. L'uncinetto di lavorazione è il 5. Detto questo, vi lascio al tutorial. Prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a montare la nostra catenella. Io ho montato 60 catenelle ed è 50 intorno ai 50 centimetri. Quindi prendiamo la catenella e la portiamo tutta sul dritto. Quindi chiudiamo la prima con l'ultima. Quindi chiudiamo la prima maglia con l'ultima, con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a ripassare tutta la catenella a maglia alta. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella successiva e vado a fare maglia alta, catenella successiva, maglia alta. Andiamo a ripassare tutta la catenella a maglia alta. Arrivati alla fine mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia così a rilievo, quindi entro l'uncinetto da una parte, lo faccio uscire dall'altra parte, prendo il filo e vado a lavorare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, passo dietro la maglia, quindi entro da una parte, esco dall'altra e vado a lavorare una maglia a rilievo dietro. Filo sull'uncinetto, entro dietro, vedete, passo dietro, passo intorno alla maglia e lavoro una maglia a rilievo dietro. Prendo il filo sull'uncinetto, di nuovo faccio 2 maglie a rilievo davanti, 1 e 2 e 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2. Prendo il filo sull'uncinetto, passo, vedete, entro da una parte, esco dall'altra parte e vado a fare maglia alta. Filo sull'uncinetto, la seconda a rilievo davanti. Filo sull'uncinetto, passo dietro e vado a fare 2 maglie a rilievo dietro, 1 e 2. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro mi vado a chiudere nella prima maglia alta con una maglia bassissima e ricominciamo un nuovo giro. Quindi una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo attorno alla prima maglia alta e vado a fare una maglia alta a rilievo, 1, la seconda a rilievo davanti, filo sull'uncinetto e 2 a rilievo dietro, quindi passo dietro, quindi filo sull'uncinetto, passo dietro e vado a prendere la maglia e vado a lavorare una maglia alta a rilievo dietro, filo sull'uncinetto, la seconda e la lavoro a rilievo dietro. Qui abbiamo 2 maglie a rilievo davanti, 1 e 2. Terminato il giro mi sono chiusa nella prima maglia alta iniziale. A questo punto andiamo a fare il prossimo giro. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia e vado a fare 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, una maglia alta. Filo sull'uncinetto, 2 maglie alte, 1 e 2.
maglia successiva, una maglia alta, quindi andiamo a fare 2, quindi alterniamo 2 maglie alte e una maglia alta per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo, maglia alta e maglia alta. Ecco qui, un ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, salto 4 maglie di base, quindi 1 2 3 4, entro nella quinta e ripeto tutto, quindi vado a fare 1 2 maglie alte, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro, 2 maglie alte, 1 e 2, prendo il filo sull'uncinetto, salto 4 maglie di base, quindi 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a ripetere il mio ventaglietto, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro mi sono chiusa nella prima maglia alta iniziale con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto al centro nelle 2 catenelle, nello spazietto delle 2 catenelle, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro di nuovo, maglia alta e maglia alta, quindi abbiamo fatto ventaglietto su ventaglietto. Passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta. Ripetiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi vado a chiudere nella catenella iniziale, quindi nella prima maglia iniziale, la terza catenella. Con delle maglie bassissime ci spostiamo sempre al centro nello spazietto delle 2 catenelle. Allora partiamo con un nuovo giro, mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, 1 e 2. Quindi tra un ventaglietto e l'altro dobbiamo aggiungere una catenella, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta, una catenella, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere tutto, quindi maglia alta, catenella, catenella, maglia alta e maglia alta. Quindi tra un ventaglietto e l'altro andiamo a fare una catenella, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Faccio una catenella e passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere tutto, quindi lo ripetiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro mi sposto sempre con delle maglie bassissime nello spazietto delle 2 catenelle e mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e qui vado a ripetere tutto,
2 maglie alte, catenella, catenella, 2 maglie alte e una catenella. Mi sposto nel ventaglietto successivo e vado a ripetere tutto. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ci spostiamo con una maglia bassissima nello spazietto delle 2 catenelle e andiamo a fare, a questo punto andiamo a fare un aumento, quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta e maglia alta, quindi 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, passo nel ventaglietto successivo e ripeto tutto, quindi 3 maglie alte, 2, 3, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere tutto, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e mi sposto nel ventaglietto successivo. E qui andiamo a ripetere tutto, lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro mi sono andata a chiudere nella terza catenella, ci spostiamo nello spazietto delle 2 catenelle con maglie bassissime e qui andiamo a ripetere questo giro, quindi di 3 maglie alte, quindi faccio 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e altre 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, qui facciamo una catenella, passiamo nello spazietto successivo e andiamo a ripetere tutto, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi andiamo a ripetere questo giro di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e una catenella di separazione per questo giro e per il prossimo giro. Quindi terminiamo questo giro e poi andiamo a fare un altro giro uguale e poi ci vediamo qui per continuare. Ho terminato i 2 giri, a questo punto andiamo a tagliare il colore bianco, chiudiamo qui con un nodino e poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo a nascondere. Quindi a questo punto io giro il mio lavoro così e vado a lavorare, a prendere le maglie, vedete qui nella catenella di separazione che abbiamo fatto tra un ventaglietto e l'altro, quindi noi abbiamo fatto qui la catenella, quindi io giro il mio lavoro così e vado a prendere la catenella con il colore grigio, quindi entro nella catenella e vado a fare anche un aumento e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta. Qui rientro di nuovo e vado a fare due maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo, 2 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, mi sposto nell'altro spazietto, vedete qui nell'altro spazietto, e qui sopra, diciamo, il ventaglietto vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto successivo e vado a ripetere tutto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e 3, vedete, e viene
praticamente viene così. A questo punto continuiamo, quindi 2 catenelle, passo nello spazietto qui della catenella e vado a ripetere tutto, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, e 3. Ok, quindi sto lavorando praticamente nella catenella, vedete, nella catenella di separazione che abbiamo fatto tra un ventaglietto e l'altro. Abbiamo fatto la catenella, quindi io giro il mio lavoro così e la vado a prendere dal rovescio. 2 catenelle, vado nella catenella successiva e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, ok, quindi continuiamo per tutto il giro. Allora continuiamo per tutto il giro, quindi sul ventaglietto andiamo a fare 2 catenelle, mentre nella catenella, nello spazietto della catenella, andiamo a ripetere il ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata alla fine del giro, faccio 2 catenelle e mi vado a chiudere nella prima maglia alta con una maglia bassissima, quindi maglie bassissime, ci spostiamo nello spazietto delle 2 catenelle e qui ripartiamo con un nuovo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere tutto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, quindi spazietto successivo andiamo a fare le 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel ventaglietto successivo e qui ripeto tutto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e le 2 catenelle di separazione. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, ci spostiamo nello spazietto delle 2 catenelle, ci alziamo con 3 catenelle, ripartiamo con un nuovo giro, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 2 maglie alte, quindi totale 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso qui c'è il giro bianco e le 2 catenelle grigie, quindi che cosa faccio? Faccio 2 catenelle, quindi entro nel ventaglietto e nelle 2 catenelle, entro così e vado a fare una maglia bassa, vedete, 2 catenelle, passo nel ventaglietto e vado a ripetere il ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte,
vado a fare 2 catenelle, entro nel ventaglietto e nella catenella e vado a fare maglia bassa, quindi entro così e faccio maglia bassa, 2 catenelle, passo nel ventaglietto successivo e vado a fare 3 maglie alte, 2, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, entro nel ventaglietto e nella catenella, quindi li vado a prendere tutte e due e chiudo a maglia bassa, 2 catenelle, passo nel ventaglietto successivo e ripeto il mio ventaglietto. Allora 2 catenelle, prendo sia il ventaglietto che la catenella, entro così e mi chiudo con una maglia bassa, 2 catenelle, passo nel ventaglietto successivo e riparto e ripeto tutto. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora ho terminato il giro, ci spostiamo sempre nello spazietto delle 2 catenelle con delle maglie bassissime e iniziamo un nuovo giro. Ci alziamo con 3 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglietto di 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Qui vado a fare 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto e ripeto il ventaglietto, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Due catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle e ripeto il ventaglietto. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di grigio, a questo punto volto il mio lavoro e vado a tagliare il grigio. Quindi taglio il grigio e prendo il colore bianco. Faccio un nodino e riparto di nuovo con il colore bianco, riparto, quindi il ventaglietto, giro il ventaglietto così, riparto dal rovescio, quindi in questa riga riparto però dal rovescio e andiamo a lavorare in questa riga dal rovescio, quindi andiamo a fare una maglia bassa e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e vado a fare maglia alta, quindi 1 2 e 3 maglie alte, passo nello spazietto, vedete qui, successivo e vado a fare altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Qui c'è il ventaglietto e vado a fare 3 catenelle, 1
2 e 3 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nello spazietto, vedete qui, non qui, quindi giro e vado a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Spazietto successivo, le 2 catenelle, 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, 3 catenelle, passo nello spazietto successivo e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, spazietto successivo, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Qui c'è il ventaglietto e vado a fare 3 catenelle, quindi scendo nello spazietto, vedete qui, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi in ogni spazietto delle catenelle, quindi in ogni, vedete, in ogni spazietto qui delle 2 catenelle, maglie alte, 2 catenelle, andiamo a fare 3 maglie alte di qua e 3 maglie alte dall'altra parte, e sopra il ventaglietto andiamo a fare 3 catenelle. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Terminate le maglie alte, a questo punto andiamo a fare il secondo giro, quindi mi alzo con 3 catenelle e vado a lavorare le maglie alte. Qui ci sono altre 3 maglie alte, andiamo a lavorare 3 maglie alte. Arrivati alle 3 catenelle, qui c'è l'archettino e le 3 catenelle, andiamo a fare, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e faccio una maglia alta, prendo l'archetto, entro dentro l'archetto e prendo l'archetto e le 3 catenelle, vado a fare maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, entro di nuovo nelle 3 catenelle, vado a fare maglia alta, così, ok, e vado a lavorare le 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie alte. Qui ci sono le catenelle e qui c'è l'archettino, quindi prendo il filo, entro nelle 3 catenelle, vado a fare maglia alta, entro dentro l'archetto e le 3 catenelle, vedete qui, passo così e vado a fare maglia bassa, prendo il filo sull'uncinetto, rientro di nuovo nelle 3 catenelle, maglia alta e continuo a lavorare le 6 maglie alte. Allora, arrivati qui, vado a fare una maglia alta, una maglia bassa prendendo l'archettino e le 3 catenelle, quindi entro così, vado a fare maglia bassa e maglia alta. Ok, lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro di maglie alte, io ho posizionato già i segnapunti per lo scalfo della manica e ho lasciato 16 cm e come busto ho 36 cm. A questo punto andiamo ad unire lo scalfo della manica, quindi io volto il mio lavoro, riparto facendo le maglie alte fino ad arrivare al segnapunti. Sono arrivata al segnapunti qui nella maglia bassa, quindi vado a togliere il segnapunti, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta, passo dall'altra parte,
tolgo il segnapunti e vado a fare una maglia alta ed ho unito, vedete, lo scalfo della manica. Continuiamo facendo le maglie alte. Allora continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare al segnapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati al segnapunti, vado a fare una maglia alta, passo dall'altra parte, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare una maglia alta. Quindi ho unito anche l'altra metà dello scalfo della manica. A questo punto proseguiamo con le maglie alte. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, arrivati a questo punto andiamo a fare il prossimo giro. Non partiamo da questa maglia, ma ci spostiamo due maglie più avanti, in modo che quando noi chiudiamo non si forma, perché chiudendo sempre nello stesso punto si forma quella linea fastidiosa, quella linea brutta e fastidiosa. Quindi ci spostiamo ogni volta due maglie più avanti a maglia bassissima, quindi 1 e 2. Quindi io devo lavorare questa maglia e riparto da qui. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e entro nella maglia e vado a lavorare le maglie alte. Allora, sono arrivata alla fine del giro, vado a togliere il segnapunti, quindi devo lavorare questa maglia e questa maglia, quindi tolgo il segnapunti, vado a lavorare la maglia, la catenella, vado a fare una maglia alta e poi questa maglia alta. Ok, mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto con delle maglie bassissime mi sposto 1 e 2 maglie, quindi mi vado a segnare questa maglia e qui capisco che devo lavorare sia questa che questa. Ok, e ripartiamo con un nuovo giro, quindi 3 catenelle, entro nella maglia successiva, maglia alta, quindi continuo a lavorare le maglie alte. Vedete che non si forma la linea fastidiosa, quindi andiamo avanti con i giri ricordandoci di spostarci 2 maglie avanti, quindi non partiamo dalla catenella ma partiamo 2 maglie avanti, quindi ci spostiamo di 2 maglie e ripartiamo con un nuovo giro. A questo punto andiamo avanti con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i giri di bianco, io sono andata avanti per 26 cm di bianco a maglia alta. A questo punto andiamo a prendere, ho tagliato il filo, andiamo a prendere il grigio e andiamo a fare il motivo dei ventaglietti anche nel bordo di sotto. Entro in un punto e vado a fare maglia bassa, 1 e 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 1, 3 maglie alte, 2 catenelle, rientro di nuovo, 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4, nella quinta entro e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte.
Prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4, entro nella quinta e ripeto il mio ventaglietto. 1, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi arrivati alla fine ho 6 maglie da saltare, quindi 1 2 3 4 5 6, non fa niente, ne devo saltare 5, ne salto 6, non fa niente, mi chiudo nella maglia alta con una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime vado nello spazietto delle 2 catenelle e vado a fare un nuovo giro, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte. Qui vado a fare 3 catenelle, 2 e 3, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e vado a ripetere le 3 maglie alte, 1 2 e 3. Ecco qua, un ventaglietto con 3 catenelle, passo nel ventaglietto successivo e vado a ripetere 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte. Ok, e questo è l'ultimo giro, quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, per quanto riguarda il bordino della manica, io ho fatto 2 giri di ventaglietti con 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, quindi passiamo alla manica. Io ho fatto 8 ventaglietti nella mia manica saltando 5 maglie di base, quindi entro qui e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia alta e maglia alta presa nello stesso punto, quindi vado a saltare 5 maglie, quindi 1, contiamo 2 3 4, nella quinta entro e vado a fare un altro ventaglietto, 1 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4, 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a ripetere il mio ventaglietto, quindi 1 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro, questo giro, finiamo questo giro e andiamo a fare un altro giro di ventaglietti e il nostro progettino è terminato. Per quanto riguarda le misure, questa è una taglia S, se dovete andare a fare una taglia M e così via con le taglie, andate ad allargare il vostro sprone, quindi tutto sta allo sprone, quindi lasciate le maglie come sono e andate avanti con i giri. Completiamo l'altra manica e il nostro progettino è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita.